Ciao, io sono Tia. Racconti è un progetto che ho creato per iniziare un dialogo tra i giovani intorno all'argomento di soldi in Italia. Quanto guadagniamo? Quanto e come spendiamo? Come siamo messi realmente? Dopo il lockdown ho fatto delle domande ai miei follower sulle loro abitudini e questa è una ricostruzione di alcune risposte. Ho 28 anni, vivo ad Arcore, per gli italiani non solo patria del Bunga Bunga. Sono una psicologa ricercatrice. Lavoro in partita IVA, quindi il mio stipendio dipende, mediamente 1.700 euro netti mensili, 20.000 lordi annuali. Ho un conto in banca con circa 12.000 euro. Sono partita da zero 2 anni fa, mi mantengo da sola in affitto, ma non ho ancora fatto investimenti. No, non ho debiti. Ansiosa. Sento sempre il bisogno di guadagnare di più e risparmiare di più, per poter avere un buon cuscinetto di risparmi. La mia spesa più frequente sarebbe la spesa alimentare. Spendo in media 50 euro a settimana per 2 persone. Invece le mie spese più costose degli ultimi mesi erano visita medica specialistica, 200 euro, computer nuovo per lo smart working, 750 euro, affitto, 550 euro, diviso però con il mio compagno. Le uniche spese non necessarie sono state la visita medica e il computer, nient'altro. Per parlare di soldi con la mia generazione in Italia ci sarebbe necessariamente bisogno di capire se la persona in questione sia aiutata dai genitori o meno. Io mi rendo conto che guadagno un po' più dei miei coetanei, ma non ricevo un soldo dalla mia famiglia da anni. Vedo invece tanti trentenni a casa con i genitori, che possono quindi risparmiare molto più di quanto riesca io. Ciao, ho 28 anni, vivo a Prato, faccio 3 lavori per vivere decentemente. Faccio il barista prevalentemente un paio di volte a settimana, lavoro in una galleria d'arte e saltuariamente fotografo i matrimoni. Al bar il lord è circa 900 euro il netto e circa 700 euro per un part-time di 30 ore settimanali. In galleria vado ad ore, quindi dipende, mentre per quanto riguarda i matrimoni varia dai 50 agli 80 euro per ognuno, in quanto vado come secondo o terzo fotografo. Cerco di risparmiare, ma è difficile, ne ho pochi, circa 3.000 euro, e li tengo in banca. Ho anche aperto da poco un fondo di accumulo. Non ho debiti. Non ne sono ossessionato, ma sono stanco di dover fare da sempre 1.000 lavori per avere uno stipendio finale che è quasi normale, e non riuscire magari a prendere casa perché lo stipendio è basso rispetto ai costi. E sono una persona che sta attenta a tutto ciò che spende, evito spese inutili e tengo sotto controllo ogni uscita, ma nonostante questo è dura e frustrante, direi. La spesa è circa 70 euro ogni 10-14 giorni, l'assicurazione dell'auto 62 euro al mese, la ricarica del cellulare 10 euro al mese. La spesa più costosa degli ultimi 3 mesi è stato un corso di yoga costato 150 euro. Non necessarie, forse stampare delle foto e comprare un libro e un CD, sono le uniche extra. No, non ho considerazioni soldi da condividere, anzi vorrei qualche consiglio. Ho 29 anni e abito a Bologna, sono dottoranda di giurisprudenza presso l'Università di Bologna e prima di diventarlo ho lavorato come giurista per 6 anni presso un'azienda privata. Il mio stipendio netto mensile è di 3.335,20 euro. Lavoro per un progetto europeo e il mio contratto è di 3 anni. In generale lo stipendio dei dottorandi non è così alto, però ci sono tante possibilità di lavorare per i progetti europei che pagano un po' di più. Bisogna solo saper cercare. Ho un po' di risparmi, una parte l'ho investita sul mercato, l'altra parte la tengo in conto per adesso. Sto comunque lavorando per investire di più e non ho debiti. Durante i mesi della quarantena non spendevo molto, le mie spese più frequenti erano quelle per il cibo e quella più grossa per l'affitto, che è di 550 euro. Se guardo l'estratto conto dell'ultimo mese, le 3 spese non necessarie, non previste che ho avuto sono state per il mio passatempo, quindi per i vinili, varie spese per lo sport, qualche prenotazione per un weekend di vacanze. Ho speso in tutto circa 500 euro. Aver vissuto all'estero e in diversi paesi mi ha fatto vedere come in Italia sia più facile risparmiare perché tutto costa un po' di meno, i trasporti non sono cari, così come anche il cibo, eccetera. Comunque una cosa importante che ho imparato in questi anni di risparmi è che se vuoi risparmiare devi aggiustare la tua vita per i risparmi e in particolare considerare cose importanti come se è necessario vivere in città o cose del genere. Ho 28 anni, vivo in provincia di Napoli,
Sono una business developer e sales coach. Lavoro per alcune aziende in cui faccio vendite o strategie per aumentare le vendite. Il mio stipendio è di circa 2.500 euro netti al mese e 46.000 euro lordi all'anno. Sì, ho risparmi e li tengo in larga parte sul mio conto in banca. Ho poi delle polizze, dei buoni postali e una pensione integrativa. Non ho debiti, amo pensare ai miei soldi, a come guadagnare di più, ma non mi sento schiava dei soldi. Sicuramente ci sono tante cose che voglio ancora imparare, ma so che non avrò problemi a farlo. Inoltre parlo molto spesso col mio commercialista per confrontarmi anche con lui e anche con la mia consulente finanziaria. Seguo anche alcune personalità sul web che parlano di banche, investimenti e gestione finanziaria. Spese fisse circa 800 euro, spese mediche circa 500 euro. Vestiti circa 100 euro. Non aver paura di parlare di soldi con altre persone, che siano amici, genitori o soprattutto esperti come commercialisti o consulenti. Più si parla di stipendi e soldi, più ci sentiamo tranquilli e sicuri. Inoltre so di aver ispirato i miei amici a chiedere degli aumenti una volta che hanno sentito quanto guadagno al mese. Il mio amico è riuscito a ottenere un aumento di 200 euro. Ho 24 anni e adesso sono in Irlanda a fare la ragazza alla pari. Adesso come ragazza alla pari guadagno quasi zero, però prima quando lavoravo come cameriera erano 12.000 euro all'anno. Sono riuscita a comprarmi una casa 2 anni fa, ovviamente con un mutuo. Che fatica. Ho dei debiti, adesso per la casa e se riesco a settembre con l'università. Il mio rapporto con i soldi dipende dai momenti. Qui in Irlanda è diverso. Però le ultime mie spese sono state vestiti online. La mia spesa più alta è la tassa fissa del mutuo, 500 euro. Spese non necessarie? Beh, sicuramente i vestiti online, non ne avrei proprio bisogno. Bisogna imparare a capire bene i contratti e riuscire a gestire nel modo più corretto i propri soldi. Ho 26 anni. Attualmente sono in Abruzzo e sto aspettando di trasferirmi a Pisa per lavorare nella ricerca. Lo stipendio che riceverò sarà di 800 euro mensili. Ho dei risparmi ma sono pochi, circa 300 euro che ho in conto in banca. Sì, un prestito universitario. Pensare ai soldi mi rende triste e frustrata poiché non ne ho. Affitto, bollette e cibo 450 euro quando ero in Spagna per un Erasmus. Sono dovuta tornare dall'Erasmus causa lockdown. Non posso spendere soldi per cose non necessarie. Spero che vi è piaciuta questa puntata e spero che vi ha dato qualche insight. È solo dopo aver stabilito un livello di trasparenza nella discussione dei soldi che riusciremo a gestirli meglio. Fatemi sapere nei commenti qui sotto se volete altre puntate e se la risposta è sì, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perderla. Alla prossima!